Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. In questo video vediamo come installare e configurare il programma EVACAS per registrare i propri voli sulla Virtual Airline. Come prima cosa dobbiamo scaricare EVACAS, quindi colleghiamoci al sito italianivolanti.it, andiamo su VA Homepage, chiudiamo qua le info sul prossimo evento, facciamo il login cliccando qua sopra, metto i miei dati, IV0018, vediamo se me li ricordo. Ok, avevo il maiuscolo attivo. Allora, una volta fatto il login andiamo su Operation Download e dobbiamo scaricare EVACAS 3.3.3 o comunque l'ultima versione disponibile. In questo caso la 3.3, potrebbe essere anche la 3.3.4 successive. Comunque scarichiamo il programma EVACAS. Una volta scaricato lo installiamo. Io adesso l'ho già installato, lo avvio semplicemente. La procedura di installazione è molto semplice, bisogna semplicemente fare avanti 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 e poi lui già lo configura. Una volta installato il programma lo avviamo, apparirà questa schermata. Voi dovrete cliccare il tasto login, che nel caso di prima installazione sarà rosso, quindi cliccate login, inserite nuovamente i vostri dati d'accesso, fate login e vedete che il tasto poi diventerà verde. Da questo momento il login verrà fatto poi in automatico tutte le volte che avviate i VACAS. Lo step successivo è scegliere uno dei voli da fare. Per farlo bisogna andare in Operation Schedules. Qui si può scegliere tra i voli previsti, potete filtrare per aeroporto di partenza piuttosto che per aeroporto di arrivo o una combinazione di voli. Insomma, scegliete il volo che vi piace di più, che preferite fare in quel momento, e abbiamo due modi per aggiungere il volo su EVACAS. Il primo è memorizzare il numero del volo, quindi IV3116, e lo scriviamo qui, 3116, 6, e vedete che si precompila con i dati del volo, che sono gli stessi, LIPO, Eco Delta Delta Tango, LIPO, Eco Delta Delta Tango. Altrimenti l'altra modalità che possiamo usare è quella di aggiungerlo ai bid, quindi basta cliccare Add, vedete che il volo viene aggiunto al bid. Andando in EVACAS e cliccando questo tasto, in automatico si ricompila con gli stessi dati del volo. Vanno bene entrambe le procedure, scegliete voi quella che preferite. Allora, successivamente dobbiamo impostare il livello di volo, che la quota di crociera che raggiungeremo durante la tratta. Potete impostare quella che volete, l'importante è che la almeno raggiungiate. Potete raggiungerla o superarla, non potete volare al di sotto. Quindi mettiamo ad esempio 32.000 piedi. Ecco, importante, non va mai espresso, va sempre espresso il valore per esteso, quindi non va mai abbreviato come ad esempio il livello di volo 320, ma va sempre messo 32.000 piedi in questo caso. Qua sotto poi dovete selezionare l'aereo più simile a quello che state usando, se quello che state usando non c'è. Ipotizziamo il caso che voi state usando il 182, no, quello del 182 c'è, un altro Cessna che magari non c'è nella lista. Se il Cessna che state usando è simile al 182, mettete il 182. Una volta inserito il livello di volo, una volta inserito l'aereo, dovete all'interno del simulatore programmare, calcolare il carburante necessario per la tratta. Ora, non deve essere preciso al millimetro, però l'importante è che non arriviate né con troppo poco né con troppo tanto carburante all'atterraggio. Il regolamento dice che non bisogna arrivare con più del 50% e con meno del 5%, quindi cercate un attimo voi di capire più o meno per quella tratta quanto carburante vi serve e lo inserite direttamente all'interno del simulatore. Una volta che avete inserito il carburante all'interno del simulatore, avviate, avete già ovviamente avviato il simulatore, quindi potete premere il tasto Connect to FS. Adesso non funziona perché io non ho il simulatore acceso, però una volta che voi avete il simulatore acceso diventerà verde.
Il tasto JoinFS e il tasto Discord servono per avviare JoinFS se lo cliccate e avviare Discord se lo cliccate. Il tasto JoinFS diventa verde nel momento in cui siete collegati al nostro server e stessa cosa per il tasto Discord, diventa verde nel momento in cui entrate nel nostro server Discord. Questi due non sono obbligatori per fare il volo sulla Virtual Airline. Voi potete volare per la Virtual Airline anche senza JoinFS e anche senza Discord. È obbligatorio invece avere il login verde e il Connect to FS verde per poter registrare il volo. Una volta fatto il simulatore siete pronti, una volta inserito il carburante all'interno del simulatore e connesso l'ACARS al simulatore, siete pronti per avviare la registrazione del PIREP, che si può fare tramite questo tasto qui. Una volta avviata potete ridurre icone VACARS, rilasciate i freni di parcheggio, andate in pista, decollate, raggiungete per forza la quota di crociera, raggiungete o superate la quota di crociera, poi iniziate a scendere, atterrate, arrivate al parcheggio, inserite i freni di parcheggio. Una volta inseriti i freni di parcheggio vedrete che il tasto stop diventerà rosso, lo premete. Una volta premuto stop, il tasto invia PIREP diventerà verde, lo premete per inviare il PIREP al sito. Fatto questo, il vostro PIREP è stato spedito al sito, dovete attendere che venga approvato. Nel frattempo comunque potete fare ancora altri voli con le VACARS, non siete obbligati ad attendere che venga approvato il PIREP precedente per fare quello successivo. Ecco, una cosa importante per quanto riguarda la connessione all'FS è necessario il programma FSUIPC. Se voi comunque leggete il README che si trova all'interno del file di download dell'IVACARS, vediamo se riesco a farvelo vedere, eccolo qua, questo. Qua dentro è specificato dove scaricare il programma FSUIPC. Per vedere lo status dei vostri PIREP una volta inviati dovete andare su Pilot Center, My PIREPs, e qui vedrete la lista di tutti i voli con a fianco lo status del volo. Se il volo dovesse essere rifiutato, vediamo se ne ho uno rifiutato, mi sa di no. Ok, eccolo qui. Se il volo dovesse essere rifiutato, i PIREP Manager sono obbligati a inserire il motivo per cui vi è stato rifiutato, e lo trovate qua sotto. Vedete? Qui ci sarà la sezione commenti con il motivo per cui è stato rifiutato il volo. Se non riconoscete valido il motivo di rifiuto, potete richiedere la revisione del PIREP cliccando qui. Per qualsiasi altra informazione vi invito a entrare nel nostro server Discord. Per poter entrare sul server Discord non basta fare altro che andare su italianivolanti.it, nella voce di menu Discord. Qui c'è sia il link per scaricare Discord, il link per entrare nel nostro server Discord e il tutorial per entrare nel canale. Grazie e iscrivetevi al canale.